Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale da Michele. Ecco qui, come promesso, uscita numero 53. Iron Man, dove andremo a iniziare la coscia destra. La struttura superiore della coscia destra è formata da una serie di piastre sovrapposte, le quali devono consentire il movimento delle articolazioni di ginocchio e anca. Qua ci arriviamo dopo. Desidero sempre farvi vedere il fascicolo anche al suo interno. Iron Man agli antipodi. Sempre la pagina dei servizi. Vendicatori potenti, vendicatori ufficiali. Allora, qui ci dice che Tony Stark dedicò tutti i suoi sforzi a ricostruire la frammentata comunità di supereroi dopo che la Civil War aveva sconvolto l'universo Marvel. Che belli questi disegni. La crisi di Ultron. Poi abbiamo altri titoli, la squadra, Wonder Man, e altri qua sotto che potete leggere da soli. Qui abbiamo le pagine, ci torneremo dopo, dell'assemblaggio del numero 53. Qui il 3D. Ecco qui. Iron Man, per un po'. La Legione di Ferro. Carino questo, che interviene sul casco, sull'elmo. War Machine, un'alleanza di ferro. E così avete anche a voi, giustamente, le informazioni per quello che c'è all'interno dei fascicoli, ragazzi, perché non fate la collezione. Armatura pesante per missioni difficili. Tengo un po' fermo così potete leggere anche voi, poi col fermo immagine, ok? Se vi interessa. E abbiamo finito. Nel prossimo numero 54 ci dice che costruiremo l'articolazione della caviglia destra. Ok, mettiamo per un attimo via questo. Questi sono i pezzi contenuti nel fascicolo 53. Ok, andiamo a levare questo qui. Voilà. Come sapete è plastica. Le parti insomma sono verniciate abbastanza bene. Ci sono dei piccoli difetti qui di verniciatura, come se fosse sabbia. Però questo pezzo dovrebbe essere coperto qua sopra, ma questo no. Vabbè, comunque. Allora, abbiamo questo pezzo qui, la piastra esterna della coscia, poi abbiamo l'elemento base della protezione esterna della coscia. Qua poi andremo a montare precisamente qua, andremo a montare poi la leva superiore, quella che abbiamo montato nell'articolazione del ginocchio. Qui per chi vuole fare la modifica, ho visto che tanti la stanno facendo, mi fa molto piacere con il tappo, per salvaguardare questo perno, per capirci, questo. Abbiamo un pezzo dorato che è fatto bene, meno male, che non ci sono sbavature, niente. E poi abbiamo una serie di viti IP. Ok, mettiamo via un attimo anche questo e procediamo al montaggio. Allora, prima cosa che ci dice di fare è inserire questo così, ok?
quindi 1, 2 e 3 viti IP. Io prendo le mie belle 3 viti IP, apro il sacchettino come già sapete ormai pollice indice, andiamo a metterle qua, ecco qui, e mi vado a passare senza olio, senza niente, così le viti mi creo il filetto qua dentro. Non è indispensabile questo, ragazzi. Io vi dico come faccio io, non è indispensabile. Voi fate quello che più ritenete giusto, ok? Per voi. Cambiamo un cacciavite perché, dicevo cambio il cacciavite perché quello è un po' andato alla punta e ne evitate già di viti. Ok. Torniamo indietro. Non serve andare fino in fondo ovviamente perché bisogna considerare c'è lo spessore qua della plastica. Quindi non arrivate fino in fondo, ragazzi, fate solo l'invito e basta. Ok? Non arrivate fino in fondo perché passate dall'altra parte, poi sono guai. Ok, basta. La stessa cosa faccio alla terza. Che silenzio, quasi non sembrano i miei video, ragazzi, è vero? Io che parlo sempre. Ecco fatto. Ok, a questo punto a noi posizioniamo questo qua. Questi due fuori chiaramente vanno messi qua sopra, ecco qua. E andiamo a inserire le 3 viti IP. Ok, allora. Una, non avvitatele subito a fondo, ragazzi. Inseritela. Aspettate perché. Ecco, così è. Dicevo, non stringete subito, poi vedrete perché. Una, perché devo far fatica a prenderlo con le dita che ho il cacciavite magnetizzato, ma a volte faccio delle cose che... State attenti quando montate questi pezzi, se avete una parte sotto dove appoggiate che potrebbe rovinare la vernice, mi raccomando. Quindi avvitate così. La terza di qua. E poi abbiamo finito queste 3 viti che dovevamo mettere. Ok. Ecco, a questo punto guardate quando prima di stringere che questi due fori siano perfettamente allineati con quel pezzo dietro ovviamente. Dovrebbe essere così, però potrebbe spostarsi un po', quindi è per quello che dicevo non stringete subito tutto. Nel momento in cui è tutto allineato, sempre avere un po' più di attenzione, ragazzi. Poi se vedete, se io lo tiro in avanti, in realtà vedete che si disassa, non so se riuscite a vederlo, ma quando avrete il vostro modello ve ne accorgerete. Se io lo avvitassi così, qua non combaciano bene i fori, questo è più avanti del foro. Se io tiro indietro, combacia bene. Ed è così che io devo avvitarlo. Ok? Vedete? Tengo in avanti e avvito. Senza esagerare, arrivo in battuta perché ho fatto il filetto prima e so che quando stringe sono già arrivato contro. Ecco perché serve fare il filetto prima. L'ho già spiegato tante volte, ma è sempre meglio sottolinearlo di nuovo, ragazzi, non costa nulla. Ok, dopodiché prendiamo altre 2 viti IP per montare la ginocchiera esterna, quella dorata per capirci. Qua è tutto di plastica, va bene così, ragazzi. Sappiate che i pezzi in metallo contro la plastica si rovinano prima. Stessa cosa faccio io qua, metto la vite IP qua dentro e mi creo l'invito del filetto. Ce la posso fare, ragazzi? Sì, ce la posso fare. Una la mettiamo lì. Ok. Ecco, mi fermo qua, non andate in fondo. Questa è un po' storta, vedete? Per cui io la svito un po' e la riaddrizzo. Ecco qua.
e mi fermo. Adesso le levo di nuovo. Vedete, non è che costa tanto fare l'invito, ragazzi. Chissà quanti di voi non l'hanno mai fatto e si sono trovati benissimo, ma per carità, ragazzi, ma ci mancherebbe. Voi fate quello che per voi, io vi dico quello che faccio io. Se vi può servire, bene. Se no, non c'è nessun danno, ragazzi. E che ho fatto? Allora, adesso andiamo a posizionare questo. Lasciamolo molle perché mettiamo prima l'altro. Le viti vanno strette alla fine, non subito appena mettete la prima vite. Perché se mettete la prima vite, visto che questo ha tanto gioco, potreste metterlo storto e poi alla fine non combacia il pezzo dall'altra parte. A questo punto, vedete c'è un po' di luce, non so se si vede qui, io vado ad allentare un po' qua, vediamo un po'. Allora, il consiglio che vi do io, visto che poi questo è un mezzo guscio, come vi ho spiegato già nell'altro ginocchio, il sinistro che abbiamo fatto prima di questo ovviamente, quando andrà poi a combaciare, le parti qua spingeranno anche sulla doratura. Se avvitate troppo la doratura, guardate cosa fa, stringe in avanti, ok? Se poi andate a collimare i pezzi, potrebbe essere che batte prima la doratura e il rosso non batte, allora dovete andare a svitare. Io allora che faccio? Lo avvito in battuta e poi tiro indietro lasciando un po' di gioco. Fate attenzione ragazzi quando avvitate qua, per quello vi dico di fare il filetto prima, perché rischiate di spezzare queste due qua, una e due, ok? Vedete, questo adesso è fisso, vado solo a allentare un po' queste tre viti perché voglio vedere se in battuta si avvicina oppure va bene così. No, andava già bene così. Allora qua possiamo chiuderlo questo. Qua i due fuori combaciano, ricordatevi, questi due perfettamente devono combaciare. Ecco qui, perfetto. A questo punto, vedete, sarebbe finito il pezzo, anzi è finito questo pezzo, ma io non lo lascio rigido questo, come vi ho spiegato e perché ve l'ho spiegato, ma vado ad allentarlo un po'. Poca roba, tanto posso stringerlo dopo, ragazzi. Ecco qua, vedete? C'è un minimo di gioco qua. Poi quando andrò a farlo combaciare con l'altro pezzo, vedrò, può darsi già che quando andrà in battuta questo gioco permetterà a questo di muoversi, vedete, di muoversi, e sarà già in battuta senza che io vada a evitarlo. Se invece vedrò che una volta contro avrà un po' di gioco, semplice, lo apro, lo avvito. Ok ragazzi? Altro mi sembra che vi debba più dire. A posto. A posto. Questa è la parte esterna della gamba destra, come potete vedere, questa qui. E stop. Ragazzi, il video finisce qui, non ci posso credere, 13 minuti, chiudiamolo subito per carità. E vi ringrazio sempre della vostra attenzione. Se vi iscrivete, ragazzi, io ve lo dirò in ogni video perché non mi posso permettere di non dirvelo, perché già così le iscrizioni sono un po', figuriamoci se non ve lo dico. Se magari vi ricordate, vi piacciono i video, ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanella perché è molto importante per me e a voi non costa nulla. Ricordatevi che ogni video, a parte questi ultimi 4 che devo ancora tradurre, tramite traduttore ovviamente ragazzi, tutti sono sottotitolati. Prossimamente entro domani dovrebbe essere sottotitolato ognuno di questi ultimi 5 video che ho fatto. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro una serena serata a tutti voi e ai vostri cari, più cari. Ciao ragazzi da Michele, alla prossima, ciao!